Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi qui a Ripa Teatina, presso Oasi Vivae Piante, andremo a fare un po' di chiarezza, o meglio, chiariremo una cosa che spesso nei forum, nel nostro gruppo di Facebook, nel nostro portale, viene così sollevata. Gelsomino o falso gelsomino? Perché ci sono due correnti, diciamo così, di pensiero, o meglio, la verità c'è ed è semplice, ce la spiegherà in questo caso Luigi, che proprio prima, quando ho indicato una pianta, ho detto: ah, ecco il gelsomino, dice no, attenzione, questo è il falso gelsomino. È il falso gelsomino. Eccolo qui. Ed è il falso gelsomino perché non ha niente a che fare con la famiglia dei gelsomini. Questa è una Pocinacea ed è una pianta di origine coreana, asiatica ma coreana nella maniera più specifica, e il nome italiano naturalizzato è Rhynchospermum jasminoides. Quindi questo Jasminoides, che praticamente rappresenta la specie, non il genere, quindi il genere rimane sempre Rhynchospermum, è fonte di confusione e, per semplificare, tutti quanti lo chiamano gelsomino. Qualcuno falso gelsomino, ma poi si è accorti con gli studi botanici, che ogni tanto modificano la nomenclatura per precisarla ancora meglio, che non è neanche corretto chiamarlo Rhynchospermum jasminoides. Qual è il nome? Si chiama Trachelospermum jasminoides. Ah, mamma mia. Trachelospermum. Ora non me ne vogliate perché i nomi sono complessi, sono di diversa complessità a seconda di quello che si vuole indicare nel nome stesso, perché certe volte il nome è la sintesi anche delle caratteristiche delle piante. I Trachelospermum, dunque, per fare ulteriore chiarezza, sono un grande genere che comprende due grosse specie, il Trachelospermum jasminoides, che è questo, e il Trachelospermum asiaticum. I Trachelospermum asiaticum sono molto simili come piante perché ovviamente hanno lo stesso genere, però la specie è diversa in quanto ha i fiori molto più piccoli, il Trachelospermum asiaticum, ha le foglie più piccole ed ha una scarsa attinenza al fatto che sia rampicante. Infatti sono considerati tappezzanti. Quindi hanno un portamento più largo, più aperto e crescono in maniera più orizzontale e fanno fiori soltanto a maturità. Di questi Trachelospermum asiaticum abbiamo diverse varietà. Trachelospermum asiaticum normale, che finisce là il nome, ed è verde, ma abbiamo i Trachelospermum asiaticum tricolor, hanno la foglia variegata, abbiamo i Trachelospermum sunset, hanno la foglia gialla, hanno diversi habitus di foglia, ma sono tutti sempre verdi. Invece i più comuni sono i Trachelospermum jasminoides, che è quello che tutti chiamiamo il gelsomino, che è questo. Ed è un rampicante che è sempre verde, che ci regala delle fioriture abbondanti e molto profumate. Infatti i Trachelospermum asiaticum profumano meno, molto abbondanti nel mese di giugno, maggio-giugno. È una pianta che normalmente arrampica, nel senso che si avvolge alle strutture, ai graticci. E va a finire fino sul tetto. A me è finita su. È invasiva. È invasiva, ma il grande successo di questa pianta è che è resistentissima alle basse temperature, resistentissima alla salsedine, resistentissima alla siccità e al freddo. Quindi è una pianta che ha letteralmente nel corso degli ultimi anni sostituito l'utilizzo dell'edera. Noi una volta nei vivai si coltivavano moltissime edere e adesso l'edera è una pianta desueta e quindi si passa tutti quanti al Rhynchospermum jasminoides o Trachelospermum jasminoides. In particolare nel nostro vivaio noi coltiviamo moltissime piante, ma abbiamo l'abitudine di coltivarla facendolo appoggiare su due canne di bambù. Le coltiviamo in questo modo per creare già una piccola spalliera, in modo che il cliente non abbia una sola canna con tutto un gruppo di rami affastellati, ma queste due canne distribuiscono meglio la vegetazione e questa pianta, così come si può appoggiare direttamente alla grata, e abbiamo già un effetto coprente con
con questo tipo di coltivazione. Questa viene utilizzata molto, almeno dalle mie parti, viene utilizzata molto per fare delle siepi, per fare proprio sulle recinzioni. Le perché recinzioni sicuramente sì, perché è una pianta che ha bisogno di appoggio, quindi su una rete esistente. E poi porta un sacco di profumo, perché profumo eccezionale. nel mese della fioritura, e diventa completamente bianca di fiori, ripeto, è il mese di giugno. Ed è una pianta che si usa anche in balcone, terrazzo, sulle grate, per coprire una ringhiera, quindi o per, come dicevamo prima, per sostituire una siepe, visto che attenendosi al suo sostegno, quindi la ringhiera, non occupa spazio nel giardino, non ha un suo spessore. E questo è importante, perché i giardini che stanno diventando sempre più piccoli, e giardini quindi con aree molto risicate, non possono permettersi il lusso di piantare siepi grandi che si espandono occupando posto, ma hanno bisogno di una siepe piccola e quindi rampicante, quindi il rincorso. E qui Luigi ha introdotto un argomento che sarà motivo sicuramente del prossimo video che andremo a girare insieme, che parleremo proprio di come fare una bella siepe. Alessandro, Luigi Di Primio e il nome impronunciabile qui dietro, che comunque Trachelospermum jasminoides. Perfetto, vi salutano da Ripa Teatina e vi rimandano al prossimo video. Ciao, alla prossima.